Attenzione! Queste sono le domande trabocchetto che sembrano facili, ma fanno sbagliare tantissimi candidati all'esame della patente B. Il problema non è la regola, ma una parola nascosta nella domanda, sempre, tutti, subito, fissa. Guarda fino alla fine, perché ti farò vedere dove si nasconde l'errore e come evitarlo all'esame. Pronti? Iniziamo! Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica la superficie disponibile. Falso. Qui la trappola è molto sottile. Il segnale indica davvero un parcheggio autorizzato, ma non può essere integrato con un pannello che indica la superficie disponibile. Può invece essere integrato con pannelli che indicano distanza, orario, tariffe, durata della sosta, categorie di veicoli o disposizione dei veicoli. Molti sbagliano perché leggono area di parcheggio e rispondono subito, senza controllare la seconda parte della frase. All'esame ricordalo così: parcheggio sì, superficie disponibile no. Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di svolta a sinistra per gli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate. Vero. Questa domanda è insidiosa perché il segnale non mostra un normale divieto di svolta, mostra un percorso obbligatorio per una categoria specifica di veicoli. Gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate devono deviare a destra, quindi per loro è vietato proseguire diritto o svoltare a sinistra. Non vale per tutti gli autocarri e non è una semplice direzione consigliata. Punto chiave: se il percorso è obbligatorio a destra, allora a sinistra non si può andare. Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sia da destra che da sinistra. Falso. Attenzione alla parola confluenza. Qui molti cadono proprio su quella. Questo segnale non preannuncia veicoli che si immettono da destra e da sinistra, ma un incrocio in cui si ha diritto di precedenza. Significa che chi percorre la strada principale ha precedenza sui veicoli provenienti dalle strade laterali. Però non si passa alla cieca. Bisogna rallentare e verificare che gli altri veicoli diano effettivamente la precedenza. La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna sempre arrestarsi in vicinanza di un incrocio stradale. Falso. La trappola è la parola sempre. La striscia trasversale continua indica il punto in cui bisogna fermarsi solo quando c'è una segnalazione di arresto, come semaforo rosso, stop o vigile in posizione di halt. Non significa che bisogna arrestarsi ogni volta che ci si avvicina a un incrocio. Ricorda, la striscia indica dove fermarsi, ma l'obbligo di fermarsi dipende dal segnale o dalla situazione. Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto solo su carreggiate a senso unico di circolazione. Falso. Questo non è un semaforo posto su carreggiate a senso unico? È il semaforo per corsie reversibili e si usa su carreggiate a doppio senso con almeno 3 corsie, dove il senso di marcia di alcune corsie può cambiare. La freccia verde permette di usare la corsia, la X rossa vieta di occuparla e la luce gialla lampeggiante indica di spostarsi nella corsia indicata. La trappola è pensare che sia un semaforo normale, invece serve a regolare l'uso delle corsie. Fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade. Falso. Qui molti sbagliano, perché confondono la corsia di emergenza con le normali corsie di marcia. In realtà non è una corsia destinata alla normale circolazione. Serve solo per emergenze, guasti, soccorsi o altri casi consentiti.
Per questo non va considerata parte della carreggiata usata per il transito ordinario dei veicoli. Ricorda, in autostrada la corsia di emergenza è riservata alle emergenze, non alla marcia normale. Il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere. falso, Questa è una domanda a trabocchetto, perché parla di semibarriere. Il segnale raffigurato si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, ma solo nei passaggi a livello senza barriere, e indica la presenza di 2 o più binari. Quindi non si trova prima di un attraversamento ferroviario con semibarriere. Per l'esame ricordalo così: se ci sono semibarriere, questa risposta è falsa. Questo segnale riguarda i passaggi senza barriere. Il segnale raffigurato ricorda di spegnere il motore in caso di arresto prolungato in galleria. vero, Questo segnale indica l'inizio di una galleria autostradale e richiama regole importanti di sicurezza. In caso di arresto prolungato in galleria, per esempio per traffico fermo, bisogna spegnere il motore per ridurre gas di scarico, calore e pericoli in un ambiente chiuso. Il segnale ricorda anche di non fermarsi e non sostare, salvo diversa segnalazione. Non indica un ponte, non vieta il sorpasso da solo e non significa necessariamente galleria non illuminata. Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a svoltare a destra. falso, Qui bisogna fare molta attenzione. Questo segnale non obbliga gli autocarri a svoltare a destra. Indica una direzione consigliata per gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, di solito in presenza di cantieri o deviazioni. Consigliata non significa obbligatoria, è proprio questa la trappola. Quando il segnale dà solo un consiglio, non bisogna trasformarlo in un obbligo. Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle a motore spento, si può avere un'anomalia al differenziale. falso, Percorrere una lunga discesa con il cambio in folle e il motore spento è pericoloso, ma non perché causa un'anomalia al differenziale. Il vero rischio riguarda il controllo del veicolo. Il servosterzo può diventare più difficile da usare e il servofreno può perdere efficacia. Così aumentano lo spazio di frenatura e il pericolo di incidente. Ricorda, in discesa non si deve rischiare la sicurezza per risparmiare un po' di carburante. Si deve mantenere il veicolo sempre controllabile. Se hai sbagliato qualcuna di queste domande, non preoccuparti. Sono formulate proprio per confondere. La cosa importante è imparare a riconoscere la trappola prima di rispondere. Scrivi nei commenti quale domanda ti ha fregato di più e iscriviti al canale per continuare ad allenarti con altre domande della patente B.